Ben trovati amici ed amiche di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Un ospite eccezionale si racconterà oggi ai nostri microfoni. Io sono molto impaziente. Chi è l'ospite d'eccezione? Lui è pilota, giornalista, cronista, motociclista, con una passione smisurata per le due ruote. Quindi hai i prossimi 9 secondi per premere il tasto iscriviti e attivare la campanella. Credi di riuscire a farcela in soli 9 secondi? E vediamo se riuscirai a scoprire chi è il nostro ospite. Sigla! Ciao Max! Oh, ciao Giacomo, ma che importanza, caspita, come una star. Sei una star per il motociclismo, quindi grazie per aver accettato l'invito di Crazy Motor Life. Grazie a te dell'ospitalità, mi fa molto piacere. Quindi in diretta Svizzera-Italia. Sempre in diretta. E entriamo immediatamente nel vivo di questa chiacchierata, Max, partendo da quel motore che tutti noi abbiamo dentro, la passione. Quando e da dove nasce la tua passione per il motociclismo? È facile. Nasce in casa, perché mio papà è sempre stato motociclista, poi è stato pilota e quindi figurati, quando ero bambino alla domenica, anziché portarmi al parco giochi, mi portava a Monza, che è a 50 km da casa mia, dove in quegli anni, sto parlando degli anni 80, dai primi anni 80 in avanti, tutte le domeniche c'era sempre qualche evento sulla pista di Monza. Oggi, ahimè, non è più così, però trovavi sempre delle moto che giravano o sullo stradale, quindi la parte lunga, o sullo Junior, che era la pista corta, e quindi andavamo a vedere semplicemente gli amatori che giravano in pista. Poi quando il sabato pomeriggio papà insieme agli amici organizzavano dei giri in moto, delle uscite, magari anche delle sparate in Serravalle, che è l'autostrada Milano-Genova, tutta curve che c'è da noi, diciamo più vicina a noi, io saltavo sul sellino dietro e quindi ho cominciato dalle scuole elementari a fare un po' di pratica, ecco, un esercizio visivo. Nella tua vita hai avuto la fortuna di vivere il motorsport sotto molteplici aspetti, ma in quale di questi ti riconosci di più? È facile, nel senso che mi riconosco in quella figura che sognavo, poi magari sognavo a un livello un pochino più alto, però è quella di pilota, perché io alla fine, fin da bambino, ho sempre pensato, dopo che guidavo, diciamo, i motorini, il Ciao, eccetera, di diventare pilota. Guardavo le gare in televisione, i tempi di Roberts, Spencer, Lawson, quindi sono cresciuto svegliandomi alle 4 del mattino per guardare le gare di Suzuka, Phillip Island, quindi volevo fare il pilota. Sono stato fortunato perché ne ho avuto la possibilità, il papà mi ha sicuramente aiutato tantissimo in questo, però sognavo anche di diventare campione del mondo e lì non è andata proprio bene, però è rimasta comunque una bellissima esperienza che porto con me, che è diventata fondamentale anche nel lavoro che poi ho portato avanti parallelamente, perché in realtà nel 92 ho iniziato a occuparmi anche di giornalismo senza essere giornalista. Cioè, a me piace essere definito oggi motociclista, una volta mi piaceva essere definito pilota, finita quella parentesi che è durata circa 20 anni, però resto semplicemente un motociclista. Max, tu hai corso in tantissime categorie e hai avuto tante moto come compagne di avventura, ma quella che ti è rimasta più nel cuore è il perché? Allora, io ho corso in tante categorie e quando trovi un pilota che corre in tante categorie è perché non ne ha la possibilità. Cioè, quindi vai dove qualcuno ti dà ospitalità, ti dà una sella, dove non devi pagare. E ho fatto il conto una volta, ho guidato più di 50 moto diverse. Ti sto parlando dei miei 20 anni di gara, quindi sono veramente tantissime. A volte ne cambiavo più di una durante la singola stagione. Quale mi è rimasta nel cuore? Sicuramente l'Aprilia Tuono, ma non c'è una ragione specifica, è semplicemente la moto con cui ho trovato la chimica perfetta. Ti parlo del 2002, quando tra l'altro già da qualche annetto collaboravo con Aprilia, facevo l'istruttore di guida in pista dal 98 e nel 2002 era nata questa nuovissima Aprilia Tuono, quindi derivata dall'RSV 1000 sportiva stradale, però col manubrio alto, nuda. E un giorno mi chiamò Aprilia per dirmi: Max, esiste questo campionato naked in Italia, c'è una gara che si disputa a Binetto, che è una piccola pista che c'è in Puglia, hai voglia di partecipare? Ma caspita, cioè, considera che questa roba è successa un po' dalla sera alla mattina, no? Per cui sì, ma senza neanche il tempo di fare un test. Sostanzialmente catapultato su questa pista dove non era Monza o Varano,
che sono vicine a casa, quindi insomma avevo una frequenza sicuramente diversa rispetto a un abinetto dove ci andavo una volta all'anno a correre. Morale, mi sono ritrovato quindi a correre questa gara su 2 manche, una sabato, una domenica, con delle moto anche molto preparate, c'erano dei Ducati Monster che erano dei bombardieri e le ho vinte tutte e due, anche con dei tempi pazzeschi, no? Con una moto, una Tuono che era completamente di serie. E quindi da lì è venuta un po' l'acquolina in bocca ad Aprilia e mi ha detto: ma senti, 2003, quindi l'anno successivo, il campionato lo facciamo tutto. Vabbè, a quel punto siamo partiti per l'avventura e l'abbiamo fatto tutto, l'abbiamo vinto. E per il 2004, quindi l'anno successivo, mi avevano proposto di correre persino il Tourist Trophy, che è una gara che io ho sempre adorato. Avevo già fatto l'iscrizione, quindi mi era arrivata tutta la mappazza di carte da compilare, eccetera. Fatto tutto. Purtroppo il 2004 è stato l'anno in cui c'è stato il passaggio dall'Aprilia di Ivano Beggio al gruppo Piaggio, e quindi nel mese di aprile-maggio hanno congelato tutti quei programmi in essere e di conseguenza è saltato anche il mio progetto. Quindi sono arrivato tanto così da fare il Tourist Trophy con l'Aprilia Tuono. È un sogno che è sfumato, però mi piace sempre raccontarlo. È un bel ricordo che ho con Aprilia Tuono, con cui ho corso poi nel 2006, sempre nell'italiano Naked, che ho rivinto. Quella moto lì era una spanna sopra tutte, questa sempre. Max, tu non sai che Crazy Motor Life ha un fan accanito. Lui ha sempre creduto in noi sin dal primo istante, ma c'è sempre un ma. Non avendo quasi mai la possibilità di incontrare persone del motorsport, Crazy Motor Life cerca di metterlo in contatto con questo mondo per come può. Quindi permettimi di presentarti Carlo Baldi. Non ci posso Questo non me l'aspettavo. Il mio telecronista preferito dopo Minerva Vercellesi. Ti abbraccio Carlo. Questa è una bella sorpresa che mi hai fatto, già. Volevo Grazie. Controllarti, dico guarda, meglio che gli do un'occhiata perché questo ragazzo è... Con tutte quelle che spara ci vuole anche un filtro, e oggi abbiamo il filtro Baldi. No, io vengo sempre a rompere le balle, faccio 3 domande e poi me ne vado. Domanda numero 1: sei più bravo come pilota telecronista o bagnino? Bagnino, sicuro. Bagnino, ok. Soprattutto ai tempi, cuccavo una bestia. Perché lui c'ha il brevetto. Brevetto. E anche di istruttore di nuoto, non solo di bagnino. Cioè, quindi chiudo il cerchio. E detto tra noi avresti guadagnato anche di più, ma lasciamo perdere. E non solo soldi. Esatto. Senti, ma non dici mai che sei stato anche a moto.it, ma lo fai perché hai paura che ti colleghino a me oppure perché non ti... No, anzi, è stata una bellissima esperienza di cui vado anche molto orgoglioso, che purtroppo è durata solo una stagione. Cioè, tra tutte le collaborazioni che ho avuto nella mia carriera e che solitamente hanno una grande continuità, quella volta quell'esperienza è durata veramente poco, non per colpa mia o per una responsabilità di Moto.it, saremmo andati avanti del tempo, ma io collaboravo con Mediaset e quindi dopo un anno di Moto.it mi propose di scrivere per il loro sito Sport Mediaset. Era abbastanza evidente che avrei dovuto fare quel tipo di scelta. Assolutamente. Senti, invece tu hai un figlio eccezionale che gioca benissimo a pallacanestro, una figlia che ho conosciuto che è veramente una ragazza d'oro, ma non hai mai avuto dubbi su tua moglie? Sì, ma più di uno. Chiedo scusa alla signora Temporali, è una cazzata. Allora, no, ma è verissimo, anche perché considera che io sono alto 1,77 e mio figlio è 1,90. Non sei piccolo tu. Mio figlio è 1,90. Sì. Quindi qualcosa di strano c'è, però non voglio neanche fare troppe domande, ormai vado avanti. Esatto. Così. Ma quell'idraulico altissimo che veniva era per... Oh, vabbè, I baffi. No, come va tuo figlio a basket, a parte gli scherzi? Va bene. La cosa più difficile, ma un po' per tutti gli atleti, è sempre conciliare la scuola con lo sport. Devo dire che rispetto a quando facevo io sport, dove la scuola mi dava solamente delle grandi bastonate ogni volta che mi assentavo per una gara, eccetera, oggi le cose sono cambiate tantissimo. Sì, sappiamo che quei libri lì dietro non li hai mai letti, sono lì per fare anch'io sono della voglia.
Esatto, anche ne ho alcuni che mi ha lasciato là, li tengo lì, dico, vedi? Ah, sì, ok. Senti, un'altra cosa, tuo papà pilota, no? Quindi ti ha trasmesso i tuoi figli, come abbiamo detto, una a pallacanestro e l'altra... Cioè, dove hai sbagliato? No, posso dire, non ho sbagliato. No, sto scherzando. Devo dire, no, io invece, guarda, questo è un tema che affronto seriamente, perché comunque la moto mi ha dato tantissimo nella vita, belle soddisfazioni, una passione che ancora vivo, però mi ha dato anche tanti dispiaceri, caspita, e quindi ho la consapevolezza di quanto sia un oggetto pericoloso. Allora, io dico sempre, un figlio, se vuole la moto, ovviamente io gliela devo concedere e devo aiutarlo a vivere questo mondo nel modo più sicuro possibile e in modo più sano possibile, però devo fare in modo che non me lo chieda. Allora, per far sì che non mi chieda nulla della moto, vuol dire che nella mia casa, nel mio box, non deve esserci niente che porti il pensiero là. E considera che difatti a casa mia i miei figli fino a poco tempo fa non sapevano neanche che lavoro facessi, l'hanno scoperto un po' per caso, perché quando andavano a scuola, no, a forza che i professori chiedevano ma che lavoro fa il papà e la mamma, e sul papà era sempre un punto di domanda, che non lo so anch'io ancora adesso cosa faccio di preciso, però so che vivo con le moto. Rispondevano come mio figlio, che una volta gli chiesero ma i tuoi genitori cosa fa? E lui disse mia mamma lavora, perché mia moglie gestiva, cioè era proprietaria di un albergo, mia mamma corre avanti e indietro, c'ha tutte, e tu mio papà è al computer ma niente di particolare. Ti ringrazio molto. Senti, ho messo su internet temporali Sky, ma mi sono venute fuori le previsioni meteo, non sei tanto famoso. Guarda, è da quando sono nato che sono piccolo così che continuano a prendermi in giro per sto cognome, che però da una parte ti dico mi ha dato anche soddisfazione, perché ha acceso, quando correvo in moto, ha acceso la fantasia di qualche bravo giornalista di allora, perché faceva dei titoli temporali d'aprile oppure con i fulmini e temporali. Sì, infatti volevi correre con la... Non era un caso che volevi correre con la Tuono, cioè è collegato. Vedi che non è una combinazione. Tra l'altro devo dire che ero anche bravino a correre sul bagnato, quindi insomma c'era tutta una serie di fattori a mio favore, a favore del mio cognome. Senti, io vi chiedo scusa soprattutto a Giacomo che gli ho rovinato l'intervista. Sai che sei sempre non ben accetto di più, quindi se Crazy Motor Life esiste è anche grazie a personaggi come Carlo Baldi e Max Temporale che hanno trasmesso la loro passione a noi che vi seguiamo e che oggi stiamo cercando di metterci del nostro per raccontare la nostra passione. Quindi grazie a voi. Posso dire, Giacomo, te lo dico perché abbiamo parlato prima di accendere le luci, mi hai raccontato un po' la tua storia, la tua passione, quindi un po' all'inizio, no, di questo percorso, ed è fondamentale collaborare e conoscere le persone per bene. Allora, avere Carlo Baldi è una garanzia, cioè inizi a costruire la tua rete attorno con una bella reputazione, e questo è importante e Carlo lo sa. Ti ringrazio. E no, volevo dire una cosa seriamente, ora vabbè, poi ci stiamo facendo i complimenti, ma lo volevo dire anche prima che tu mi facessi questo complimento per il quale ti ringrazio. Max, allora, è una persona onesta, e scusate se è poco, onesta nel senso onestà intellettuale sto parlando, è un grande appassionato, questo lo sappiamo, ma è anche una grande persona. Io personalmente non dimenticherò mai quando io ero in un momento un po' difficile e lui ora vediamo se riesco a non commuovermi, insomma mi ha citato, mi ha parlato così, mi ha salutato durante una telecronaca, e questo è tra quei ricordi diciamo difficili ma bellissimi che mi porterò sempre dietro, quindi lui per me è sempre una persona speciale. Vado via, se no mi viene anche la lacrima. Andate avanti, poi vi seguirò. Sono stato contento di averti visto, Carlo, è stata una bellissima sorpresa. Sì, anche perché ti sento, poi io sono alle gare, tu non ci sei, voglio dire, non riusciamo, pur lavorando nello stesso settore. Ci vediamo i test, sai che quando ci sono i test ci vediamo di sicuro. Bene, almeno lì. Giacomo, grazie. Ciao Carlo, ciao grazie a tutti. Grazie a te, ciao.
Che bello, grazie. No, grazie a Carlo che si presta per queste sorprese, ogni tanto riesce a trovare il tempo tra i suoi 2000 impegni per dedicarci il suo tempo, e quindi di questo io gli sono sempre grato. Max, aiutaci a conoscere un po' meglio l'uomo tramite un breve giochino, un se fossi. Se fossi un brano musicale? Sarei rock. Se fossi una città? Se fossi una città, sarei una città. No, non sarei una città, sarei un borgo, un paese piccolo di periferia. Se fossi un circuito? Monza. Se fossi un'auto? Se fossi un'auto, sai che non saprei. Sarei forse la mia auto, che continuo a dire non la venderò mai, un monovolume, un Lancia Voyager che ha 12 anni e ci sono legato perché ci vivo. Se fossi una pietanza? Spaghetti in bianco. Se fossi una gomma? Un bel pirellone da qualifica, dove dai tutto subito. Se fossi una moto? Una Brigliatuona, è scontato? Un po', però va bene comunque. E invece se fossi nuovamente ventenne, cosa rifaresti e cosa assolutamente no? Allora, intanto non mi piacerebbe ritornare indietro nel tempo per rifare tutto, perché è una fatica. Probabilmente rifarei anche quegli errori che non hanno condizionato fortemente la mia vita, perché ci sono degli errori che ti possono aiutare a crescere e a farti essere quello che sei, se sei felice di esserlo. E poi magari ci sono degli errori invece un po' più pesanti, che invece, insomma, quando ci pensi dici, se tornassi indietro quella roba non la farei. Fortunatamente non sono tanti quegli errori che non rifarei. Ne ho fatti tanti probabilmente, ma accettabili, ecco, piccoli. Dalle tue risposte, e grazie alla psicologia che non ho mai fatto, si comprende che sei molto versatile e istrionico, che non importa il come ma il perché. Qual è il perché che ti spinge ancora oggi e che ti fa sorridere ogni qualvolta guidi una moto? Secondo me il perché ce l'hai nel DNA, non ce l'hai in una consapevolezza ben precisa. Probabilmente sono nato destinato ad essere quello che sono. Non basta, secondo me, avere in casa una moto per appassionarti ad una moto. Ne parlavamo prima e l'esempio sono i miei figli. Certo, io ho avuto quello stimolo, ma poi sono andato avanti, sono ancora tuttora appassionato come lo ero da ragazzo. L'importante è avere una moto del box. Poi quale modello, quale marca, chi se ne frega. L'importante è che abbia 2 ruote. Guarda, riesco a divertirmi sempre con tutto e con qualunque moto, non sono mai critico, mai. È naturale che nella tua vita da motociclista, nella tua carriera da motociclista, da pilota, giornalista, cronista, tutto quello che hai fatto, hai dovuto affrontare anche grandi difficoltà. Ma ce n'è mai stata una che ti ha fatto dire anche per un solo istante basta? No, quello mai. Ti dico, le difficoltà le ho trovate sempre, nel senso che ma sono difficoltà, adesso non vogliamo fare la parte di quello che ha sofferto e poi è riuscito a realizzare il suo sogno. No, ho avuto la vita che hanno avuto tutti quanti, però forse la mia vita negli anni 90, quando ho iniziato a fare il mio mestiere nel 92, prevedeva già le difficoltà che hanno oggi i giovani entrando nel mondo del lavoro, perché il mio innanzitutto non era un lavoro. Quando ho iniziato a fare il tester, come diceva prima Carlo Baldi, insomma non è che si guadagnassero dei soldi, ero costretto a mettere insieme dei mestieri, tra cui facevo il bagnino, facevo l'istruttore di nuoto, facevo il tester, correvo in moto, quindi riuscivo a prendere qualche soldino e metterlo insieme. Però ad esempio c'era la mamma che è stata il primo, tra virgolette, ostacolo. Lei non era contenta di questa mia passione per la moto, insisteva per avere il famoso posto fisso. Io sono un perito meccanico e voleva che andassi a lavorare in una fabbrica, quindi quello è stato un ostacolo. L'ostacolo a volte sono stati anche alcuni colleghi che mi hanno detto, magari loro in una posizione privilegiata perché erano dipendenti, quindi assunti da una casa editrice, e ti scoraggiavano un po', dicevano no, guarda, questo è un mondo talmente piccolo dove non c'è spazio per tutti, ti conviene sempre portare avanti un lavoro vero e questo tenerlo come hobby, per dirti, no? Però alla fine uno tiene duro e con un po' di fortuna, perché quella ci vuole sempre nella vita, poi rischi anche di farcela, e così è andata.
Max, prima di lasciarci, Crazy Motor Life nasce dalla passione per il motociclismo e vuole riuscire a condividerla il più possibile, sperando di far partire una sana pandemia per le due ruote. Cosa vuoi dire a tutti coloro che si stanno avvicinando ora al mondo delle due ruote? Di farlo sempre con consapevolezza e rispetto per il motociclismo e per i motociclisti, rispetto per se stessi, che significa essere prudenti, ma prudenti che non significa andare a 50 all'ora sull'autostrada, essere prudenti come atteggiamento, come pensiero. Questo è importante per vivere al meglio la moto, perché la moto è meravigliosa, ma ti può anche fregare. E rispetto per gli altri motociclisti, in questo caso è un pensiero che nasce più da temi social a cui ogni tanto assistiamo, rispetto per i piloti, rispetto per chi guida una moto piuttosto che un'altra. Non mi piace vedere chi giudica e critica l'harleyista perché uno è uno sportivo e va in pista o viceversa. Credo ci sia spazio per tutti. Le moto hanno due ruote e avendole io vissute un po' a 360 gradi, credo che ciascuna di queste categorie, ciascuna di queste micro aree possa comunque regalare delle emozioni. E lo dico proprio perché sono stato io il primo a non avere rispetto per le altre categorie. Per me esistevano soltanto manubri bassi quando ero ragazzo, tutto il resto era il nulla. Quindi ecco, di non fare lo stesso errore, rispetto per il motociclismo. Max, grazie per esserti raccontato a Crazy Motor Life e grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te, Giacomo, è stata una bellissima intervista, grazie mille. Grazie, ciao.